Libri, serie TV e film vengono prodotti di continuo, nel vano tentativo di estinguere la sete di contenuti di un pubblico infinito, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Nell'enorme massa di opere, però, qualcuna, ogni tanto, cade in una voragine e viene persa per sempre. Censura, incidenti e complicazioni nella distribuzione sono solo alcune delle ragioni per cui questo accade. Episodi per bambini mai trasmessi, film ritirati dalle sale perché troppo crudi, e libri dati alle fiamme. Di queste opere rimangono solo frammenti, trascrizioni e testimonianze lontane di chi li ha sperimentati nella frazione di tempo prima dell'oblio. Questi sono i Lost Media. Ho tenuto quelli più intriganti per la fine, quindi vi consiglio di guardare tutto il video o di usare i capitoli qui sotto. Il racconto di oggi comincia con un film d'animazione visto da pochi, che per tantissimo tempo si è pensato non fosse esistito veramente. È però uno dei rari casi in cui la comunità online dedicata a questi fenomeni è riuscita a recuperare qualcosa che era stato dato per perso. La ricerca di questo Lost Media è cominciata nel 2012, quando un utente online, chiamato Commander Santa, rivela di essere alla ricerca da più di 4 anni di un cortometraggio che lo aveva terrorizzato da bambino. L'utente procede poi nel descrivere quello che ricorda dell'opera. Lo stile sbiadito, scolorito e l'animazione innaturale raccontavano di una ragazzina che veniva raggiunta nel sonno da un uomo imponente e barbuto, che emerge da un orologio e la porta via. Questa storia attira presto l'attenzione di molte persone, affascinate da una simile descrizione, ma per molto tempo viene liquidata come una creepypasta, ovvero una leggenda urbana che circola online al solo fine di terrorizzare chi la legge. La descrizione di qualcosa di simile, però, viene ritrovata in un post precedente, risalente al 2002, in un forum dedicato all'animazione. Anche in questo caso, l'autore del post racconta di un cortometraggio inquietante in cui la protagonista viene raggiunta da un mago che fuoriesce da un orologio nel muro. Il resto della vicenda riporta dettagli diversi dal resoconto di Commander Santa, ma i punti cruciali dei cortometraggi sembrano coincidere. Molto presto si risale a Nickelodeon e a Pinwheel, uno show educativo prodotto dall'emittente in cui venivano spesso inseriti cortometraggi d'animazione per il pubblico di bambini. Il cortometraggio, che viene presto chiamato Clockman, l'uomo dell'orologio, da chi lo cerca, sembra essere appartenuto proprio a questa serie. Molti dei contenuti trasmessi da Nickelodeon nella serie Pinwheel erano prodotti e poi acquistati dal Canada, che in un primo momento diventa oggetto delle attenzioni degli investigatori da poltrona dedicati al caso. Per molto tempo si sospetta che Clockman possa essere un ricordo distorto di Bonhomme 7 Heures, una storia folcloristica del Quebec, il cui titolo si traduce con l'uomo delle 7 in punto. Si tratta di una storia simile a quella dell'uomo nero, in cui un'entità minacciosa si nasconderebbe nelle camere da letto dei bambini, pronta a portarli via se questi non si addormentano alle 7 in punto della sera. Le due storie sembrano collimare. Quello che non corrisponde però è lo stile artistico. Nella memoria di chi ha visto il cortometraggio originale, questo è rimasto impresso per la sua apparenza sbiadita e inquietante, di cui però non c'è traccia nel corto canadese. La svolta arriva 5 anni dopo, nel 2017. Una sinossi molto simile a quella descritta dai vari utenti viene ritrovata in un catalogo mondiale di opere di animazione. E in seguito, il cortometraggio originale viene ritrovato su YouTube, nel canale degli attuali possessori dei diritti dell'opera. Questa si rivela essere A riguardo di Dressy Sally, titolo tradotto di un film prodotto nella Cecoslovacchia comunista nel 1976, basato su un'opera letteraria dell'epoca. Il cortometraggio era arrivato negli Stati Uniti 2 anni più tardi, nel 1978. Era stato doppiato in inglese e rinominato Sally. Era stato poi trasmesso nel 1980 proprio da Nickelodeon, l'emittente televisivo per ragazzi dietro a serie come SpongeBob SquarePants e I due Fantagenitori. Qualche giorno più tardi, l'utente Commander Santa conferma che l'opera ritrovata è proprio quella che ricordava di aver visto da bambino. Il cortometraggio, realizzato in animazione cutout, è realizzato fotografando forme ricavate da pezzi di carta. Il risultato è un'animazione non fluida. I colori spenti e la qualità datata dell'audio si aggiungono a questo dettaglio, creando un'atmosfera inquietante, lontana dai contenuti per bambini a cui siamo abituati nel mondo occidentale. Vi lascio il link alla versione integrale di Clockman nella descrizione del video. Piccola nota personale parlando di Nickelodeon. Nel reboot di Due Fantagenitori pubblicato da questi di recente, nei titoli di coda ci sono anch'io.
È il 1997 e il fenomeno dei Pokémon è già uscito dal Giappone e ha conquistato l'immaginazione di milioni di bambini, e non, in tutto il mondo. Tutto è partito dai primi videogiochi, rosso, blu e verde, quest'ultimo disponibile solo nel mercato nipponico e ha assunto proporzioni mai viste prima, di cui vediamo ancora gli effetti al giorno d'oggi. A seguito di questi viene prodotta una serie anime a puntate destinata alla televisione, che viene esportata prima nel mercato in lingua inglese e in seguito negli altri paesi. In Italia arriva nel gennaio 2000 su Italia 1, che trasmette senza sosta ogni nuova stagione fino al 2008. Se questi hanno però registrato un declino costante nel loro audience ad ogni nuova edizione, il successo della prima stagione rimane innegabile. Chiunque sia cresciuto intorno al 2000 ne ricorderà qualche episodio, a prescindere dalla propria opinione sul franchise. In questa serie vengono introdotti i personaggi principali, Ash, in originale Satoshi, Misty e Brock, che vivono le loro avventure nella regione di Kanto affiancati da Pikachu che non necessita di introduzione. La serie comincia e prosegue in modo lineare, rimanendo presto impressa nell'immaginario degli spettatori. Molto presto però appaiono alcuni episodi che sembrano sconnessi fra di loro. Gli spettatori occidentali però non se ne curano, e la trama relativamente semplice degli episodi fa presto dimenticare le piccole incongruenze, e la questione viene liquidata da molti come un errore o una percezione sbagliata. In realtà, queste piccole discrepanze sono la conseguenza degli effetti di alcuni degli episodi sul pubblico originale giapponese. Questo è il caso dell'episodio 38, Soldato Elettrico Porygon, che è stato quindi rimosso dalla serie originale e mai mostrato al pubblico internazionale, causando i problemi di continuità avvertiti dal pubblico. L'episodio originale ruota attorno al Pokémon Porygon, una creatura a metà fra il mondo biologico e quello digitale, capace di viaggiare fra i due piani dell'esistenza. La squadra di protagonisti si serve di uno di questi Pokémon per sventare l'ennesimo piano del Team Rocket, che sta cercando di sfruttare il sistema informatico per rubare i Pokémon degli allenatori che se ne servono. In una sequenza d'azione dell'episodio, un flash multicolore riempie lo schermo per qualche secondo, e questo singolo frammento causa qualcosa che determina la rimozione dell'intero episodio dalla serie. In Giappone, decine di bambini che guardano l'episodio riportano strani sintomi, apparentemente causati dalla rapida sequenza di colori, sul televisore. Visione offuscata, mal di testa e nausea sono i più comuni, ma non mancano casi più gravi, in cui viene eseguita l'ospedalizzazione. La serie viene interrotta per 4 mesi, e lo studio d'animazione da qui in avanti non raffigura più sullo schermo il Pokémon Porygon e le sue evoluzioni, che scompaiono per sempre dall'anime per precauzione. Questa è la storia dell'episodio 38, che è riapparso in versione integrale solo con il doppiaggio originale, mentre rimane un mistero se sia mai stato tradotto o doppiato in altre lingue. Questa è quindi la vicenda di come un episodio di una serie per bambini è stato rimosso dalla circolazione perché ritenuto troppo pericoloso ed è diventato un lost media. Il traforo del Monte Bianco è un importante tunnel autostradale di circa 11 km che connette l'Italia e la Francia. Costruito dai due stati a partire dal 1957, l'opera pubblica ha permesso una più importante coesione economica e sociale fra le due comunità separate dal Monte Bianco. Da decenni, milioni di tonnellate di carico vengono trasportate attraverso il traforo in entrambe le direzioni. Allo stesso tempo, moltissime persone hanno potuto accedere ai due paesi attraverso l'infrastruttura, che è tuttora parte integrante del tessuto connettivo commerciale europeo. Per anni, le comunicazioni sono avvenute senza problemi, ma tutto è cambiato in una mattina del 1999. Sono le 10:30 di una mattina di marzo e il camionista belga Gilbert Dergave è a bordo del proprio veicolo mentre trasporta farina e margarina. Accede al traforo dal versante francese, mentre è diretto in Italia. Alle 10:47 però succede qualcosa di mai chiarito e il mezzo prende fuoco. La merce trasportata dal camionista è altamente infiammabile. Gilbert scende dal mezzo per provare a domare le fiamme e nel farlo blocca il traffico in arrivo dalla Francia. La struttura del tunnel e la densità di veicoli alimentano le fiamme, che avvolgono ben presto il camion e decine di altri mezzi vicini. Il poliuretano, usato come isolante nella cella frigorifera dell'auto articolato, prende fuoco e nella combustione rilascia fumi di cianuro con conseguenze devastanti. Alle 10:55 entrambi gli accessi al tunnel sono bloccati e i soccorsi sono in arrivo. Questi arrivano qualche minuto più tardi, alle 11:09, e cominciano una lotta per estinguere l'incendio che dura 53 ore. Alla fine del rogo si contano le vittime, che ammontano a 39.
La tragedia ha dato il via a un processo per chiarirne le cause e ha spinto le autorità competenti ad aggiornare il sistema di sicurezza del tunnel. In particolare, sotto lo scrutinio dell'inchiesta sono finite le immagini delle telecamere di sicurezza, che pur essendo in funzione, avevano fallito di rilevare i primi istanti dell'incendio, che aveva poi quindi proseguito fino a divampare nella parte centrale del tunnel. Queste immagini sono state utilizzate nella successiva inchiesta e contengono il metraggio dell'intero incidente, anche delle parti in cui i danni alla struttura sono più ingenti. Queste immagini però non sono mai state rilasciate al pubblico in forma integrale, ma solo in parte. Queste appaiono in un documentario sulla vicenda, autorizzato dalla giustizia francese, che ha la giurisdizione sull'evento, confermando il fatto di essere probabilmente in possesso di una porzione più lunga del metraggio. Da qualche parte negli archivi della giustizia francese ci sono le immagini integrali di una delle tragedie più pesanti della storia dei due paesi, ma al momento e forse per sempre la loro visione rimane impossibile. Se il video vi sta piacendo e vorreste vederne altri come questo quando aprite YouTube, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Potete trovare i miei video anche in formato podcast su Spotify e raggiungermi su Instagram per consigli e suggerimenti. Grazie a tutti quelli che prenderanno un momento per supportare il canale. Detto questo, possiamo continuare. Si mossero di là e si accamparono sull'altra riva dell'Arnon, che scorre nel deserto e proviene dal territorio degli Amorrei. L'Arnon, infatti, è la frontiera di Moab, fra Moab e gli Amorrei. Per questo si dice nel libro delle guerre del Signore: Vaeb, Insufa e i torrenti. L'Arnon è il pendio dei torrenti, che declina verso la sede di Ar e si appoggia alla frontiera di Moab. Libro dei Numeri, capitolo 21, versetti 13 e 14. In questo estratto della Bibbia viene menzionato il libro delle guerre del Signore. C'è però un piccolo dettaglio: questo libro non è mai stato trovato. Si presume che fosse una raccolta di canzoni di vittoria e cronache militari scritte dagli israeliti durante la conquista di Canaan, ma a riguardo non c'è nulla di certo. Nel secondo libro delle cronache, capitolo 12, nel versetto 15 è riportato: le gesta di Roboamo, le prime e le ultime, sono descritte dagli atti del profeta Semaia e del veggente Iddo, secondo le genealogie. Gli atti del profeta Semaia, però, non sono presenti tra i testi della Bibbia. Simili citazioni a opere letterarie perdute non sono limitate all'Antico Testamento. Nel libro dei Colossesi, capitolo 4, versetto 16, Paolo scrive: «Quando questa lettera sarà letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e leggete anche voi quella che vi sarà mandata a Laodicea». Fa riferimento a una lettera spedita alla comunità di Laodicea. Anche questa non è mai stata rinvenuta. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 27, versetto 9, l'autore recita: «Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia, e presero i 30 sicli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto, come era stato valutato dai figli di Israele». Il profeta Geremia però non ha mai scritto niente di simile. L'autore potrebbe aver citato un testo perduto, o parafrasato Zaccaria, capitolo 11, versetti 12 e 13. Questo però racconta di una storia un po' diversa, in cui il profeta parla dei popoli di Israele e Giuda, dei loro leader politici, della concordia fra i due popoli e di questa relazione, non di un ipotetico messia. Questi sono alcuni dei testi citati nell'Antico e Nuovo Testamento, che però non sono arrivati ai giorni nostri. Sul loro contenuto possiamo solo fare speculazioni, basate sulle brevi sezioni riportate in altri testi, e non è chiaro il motivo per cui questi non siano stati inclusi tra i volumi della Bibbia, o perché ne siano stati rimossi. La Bibbia stessa, però, conferma la loro esistenza, e le persone che scrivono al suo interno fanno riferimento a questi testi, indirettamente validandone l'autorevolezza. Purtroppo, non è possibile sapere cosa questi libri contenessero in origine, ed è altrettanto arduo immaginare l'evoluzione della religione cristiana se avesse avuto accesso per intero a tutti i volumi perduti nella storia. Sono le 2:56 del 21 luglio 1969, tempo coordinato universale. Dopo 3 ore e mezzo di preparativi, il guscio del modulo lunare Eagle si apre. Una figura confusa, sfocata dai riflessi del sole senza filtri, si muove sul fianco del veicolo e si appresta a percorrere i 9 scalini in alluminio che la separano dalla superficie. Non riesce a vedere i suoi piedi, il dispositivo di supporto vitale è più ingombrante del previsto. Tocca il suolo e attiva la telecamera che ha portato con sé per 384.400 km. La sua immagine non è nitida, ma è ben visibile e viene trasmessa all'istante. I notiziari di tutto il mondo sono sintonizzati sulle frequenze prestabilite.
La figura guarda in camera e pronuncia una frase destinata a essere ripetuta migliaia di volte da quel momento in poi, fino a perdere il suo significato originale e a diventare solo un altro riferimento a un evento remoto. Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. La sagoma sullo schermo è Neil Armstrong e 19 minuti più tardi viene raggiunto da Edwin Aldrin, detto Buzz. Il terzo membro della missione, Michael Collins, è rimasto in orbita attorno alla Luna, a chilometri dalla superficie, accettando di arrivare fino a quel punto solo per poi rimanere a un passo dalla superficie del satellite. È il primo di 6 atterraggi con equipaggio operati dalla NASA sul suolo lunare tramite il programma Apollo. Questo è il capitolo al culmine della corsa allo spazio, ufficialmente iniziata dall'Unione Sovietica il 4 ottobre del 1957, con il lancio in orbita di Sputnik 1, il primo satellite artificiale terrestre. Come ogni fenomeno di grande respiro, però, ha inevitabilmente attratto controversie e opinioni polarizzate che emergono ancora oggi a distanza di più di 50 anni dagli eventi. Una di queste è la teoria del complotto sulla veridicità dell'allunaggio del 1969. Questa sostiene che le missioni Apollo non fossero altro che un piano elaborato per ottenere una vittoria per la propaganda nazionale e spingere l'avversario politico a sprecare preziose risorse economiche invano. Il rivale in questione, l'Unione Sovietica, avrebbe avuto tutto l'interesse a sposare questa teoria e negare il successo statunitense sulla Luna, ma per qualche motivo non l'ha mai fatto. Ha invece riconosciuto il traguardo raggiunto dall'Agenzia Spaziale Statunitense, così come questa aveva fatto con quelli conquistati da Roscosmos. Fonti primarie come le prove raccolte nel luglio del 69 sulla superficie lunare hanno quindi un'importanza fondamentale per appianare un dibattito ancora acceso. Il modulo lunare Eagle, usato per la prima discesa sulla Luna, però, non era dotato di un sistema di trasmissione audiovisivo compatibile con l'infrastruttura televisiva sulla Terra. Le prime immagini di Armstrong erano state registrate tramite una telecamera ad alta risoluzione per fini scientifici, e queste erano state poi compresse e inviate sulla Terra tramite una trasmissione a scansione lenta, SSTV. Queste erano state poi ricevute da telescopi in orbita e sulla superficie e riconvertite. Il processo aveva peggiorato la qualità delle immagini originali, ma aveva permesso di ricevere materiale video da un punto esterno al pianeta, pratica altrimenti impossibile. Questa conversione era avvenuta in modo molto primitivo. Le immagini originali ad alta risoluzione erano state proiettate su uno schermo capace di leggerle e una normale telecamera aveva quindi ripreso questo schermo in un rudimentale gioco degli specchi. Queste riprese sono dunque il materiale video tuttora disponibile, ormai parte di archivi storici degli emittenti televisivi. Lo stesso, però, non si può dire degli originali in formato SSTV. Nella corsa allo spazio, scorciatoie e traguardi avevano la priorità su qualsiasi procedura, e nella confusione dei primi passi sulla Luna, le immagini originali registrate da Armstrong e Aldrin sono andate perdute e probabilmente sovrascritte da altre missioni. Il materiale video originale della missione Apollo 11 è quindi diventato uno dei lost media più rilevanti dell'ultimo secolo. È l'inizio del XX secolo. Il trasporto commerciale tra il vecchio continente e il nuovo mondo è ai massimi storici. Intercettare l'enorme fetta di mercato del trasporto di merci e persone fra i due continenti è cruciale e il modo migliore per conquistare un simile volume d'affari sono i transatlantici, navi imponenti e veloci, capaci di trasportare enormi quantità di carico e passeggeri nel minor tempo possibile. La corsa alla conquista dell'Atlantico ha 4 compagnie come protagoniste: le britanniche White Star e Cunard e le tedesche Hamburg America e NDL. Cunard ha appena lanciato 2 navi sorelle all'avanguardia, la Lusitania e la Mauritania, conquistando un vantaggio sulla concorrenza. Così, nel 1907, J. Bruce Ismay, amministratore delegato della White Star, ordina la progettazione di 3 navi di proporzioni mai viste fino a quel momento. Prodotte nei cantieri di Belfast, queste prenderanno poi i nomi di Britannic, Olympic e Titanic. La progettazione e la costruzione di questi colossi procede e si conclude. Arriva quindi il 10 aprile 1912, il giorno in cui la nave di Sua Maestà, Titanic, lascia il porto di Southampton. Lo stesso giorno arriva al porto di Cherbourg, in Francia, per poi sostare a Cork in Irlanda il giorno successivo. L'11 aprile Titanic salpa ancora una volta, e questa volta affronta l'Oceano Atlantico in direzione New York. Il viaggio procede senza incidenti per 3 giorni, fino a domenica 14 aprile. La nave inizia a ricevere diverse segnalazioni dagli altri vascelli nella zona, che riportano la presenza di masse di ghiaccio nelle acque fredde dell'Atlantico, ma l'informazione non causa reazioni scomposte nell'equipaggio.
Queste formazioni erano ben note alle navi che affrontavano questa rotta e il ghiaccio non era considerato un pericolo per imbarcazioni delle dimensioni di Titanic. Alle 11:40 di quella sera, la prua della nave urta un iceberg che danneggia lo scafo a dritta, allagando 5 dei 16 compartimenti a tenuta stagna della nave. Inizia la tragica serie di eventi che porta l'RMS Titanic ad affrontare alle 2:20 del mattino, a circa 3 ore dall'impatto. L'evento ha una portata tale da cambiare in modo irreversibile le misure di sicurezza dei transatlantici da quel momento in poi, e la fiducia delle masse nelle macchine, che stavano prendendo il sopravvento sulla natura, si arresta, come un sinistro presagio di quello che sarebbe successo da lì a 2 anni. Ne consegue un'inchiesta epocale, per indagare le cause del disastro e provare a trovare i responsabili di una simile tragedia, e tutto il materiale video a riguardo viene recuperato. Visto il periodo storico, questo materiale è composto principalmente da fotografie in bianco e nero, che sono arrivate ai giorni nostri senza problemi. Materiale video è estremamente raro e per la maggior parte si pensa non sia mai esistito o sia andato perduto. Questi video potrebbero aiutare enormemente lo studio degli eventi dell'aprile del 1912 e ricostruire più fedelmente l'aspetto originale del transatlantico che da più di un secolo ormai giace sul fondo dell'oceano. Per decenni di simile materiale non è stata trovata traccia, fino al 1997, quando James Cameron ha iniziato a fare ricerche per il suo Colossal, un video che ritrae il transatlantico ancorato al porto di Belfast, dopo la sua costruzione, è riaffiorato in questa circostanza, avvampando la speranza di riuscire un giorno a recuperare altro materiale sfuggito alle ricerche precedenti. Diversi superstiti hanno raccontato infatti di altri passeggeri intenti a registrare materiale video, che con ogni probabilità è tuttora custodito dal Titanic nel fondale gelido dell'Atlantico. Video girati dai passeggeri prima e durante la tragedia avrebbero un valore inestimabile e rimane la possibilità che tecnologie future siano un giorno in grado di recuperare questa cassaforte di informazioni perduta nel tempo. Questi erano alcuni dei lost media più controversi che sono riuscito a trovare. In molti mi hanno chiesto di trattare l'argomento, così ho deciso di cominciare con questa raccolta curata personalmente e vedere se l'argomento vi interessa. Un grazie speciale va anche a queste persone che hanno deciso di abbonarsi al mio canale in un'enorme prova di fiducia. Io vi ringrazio per aver guardato fino alla fine, vi lascio un saluto e al prossimo mistero.